Questo pannello ha lo scopo di fornire una rapida panoramica delle informazioni principali relative ai limiti, ovvero i minimi e massimi delle candele, e ai livelli di scostamento della serie filtrata. Gli strumenti e le informazioni presenti sono principalmente quattro: un calcolatore che determina i limiti in base alla probabilità storica di nostro interesse, i limiti estremi della serie filtrata e la media di questi limiti, poi i limiti di prezzo attuale per le principali probabilità di scostamento, 60%, 70%, 80%, 90%, e infine alcuni contatori che esamineremo dettagliatamente a breve. I limiti estremi rappresentano gli scostamenti massimi, sia in positivo che in negativo, e sono i casi più estremi della serie filtrata. Ad esempio, in questo caso il massimo scostamento giornaliero registrato è stato del più 13,97% verso l'alto e del meno 8,51% verso il basso. Il valore principale, invece, rappresenta la media di tutti i massimi e la media di tutti i minimi delle candele analizzate. I livelli, invece, indicano gli scostamenti necessari per superare una certa percentuale delle candele analizzate. Ad esempio, per superare il 70% dei casi storici, il prezzo deve scostarsi dell'1,57% dall'apertura del periodo. In altre parole, il 70% delle candele storiche non ha superato uno scostamento dell'1,57%. Questa informazione può essere interpretata da diverse prospettive, ad esempio se stai cercando un limite che non deve essere raggiunto o un limite che vorresti fosse raggiunto. Dipende dalla tua idea di partenza e ovviamente il ragionamento vale sia per i massimi che per i minimi. I valori di riferimento indicati sotto lo scostamento e la probabilità rappresentano il prezzo attualizzato di quello scostamento, trasformando ad esempio il meno 2,03% relativi all'80% dei casi in cui il prezzo è rimasto entro tale limite in un livello di prezzo pari ad oggi a 45,21 dollari. Passiamo ora ai contatori della serie, che indicano quante volte la candela ha aperto e chiuso in positivo o in negativo. Questi includono il numero e la percentuale di volte in cui la candela ha chiuso positivamente, negativamente o allo stesso prezzo di apertura, oltre al numero di volte in cui ha aperto in positivo o aperto in negativo. Questi dati sono accompagnati dalle relative medie, mostrando quindi la media delle chiusure positive e negative e la media dei gap positivi o negativi. Questo ultimo indicatore rappresenta la media generale delle chiusure, mostrandoci la tendenza di base della serie. In questo caso, ad esempio, osserviamo che la media di tutte le chiusure storiche è sostanzialmente equilibrata allo 0,05%. Infine, esaminiamo il calcolatore dei livelli. Attraverso questo selettore, o inserendo direttamente il valore nell'apposito campo, puoi selezionare la probabilità che desideri analizzare e ottenere immediatamente il livello di prezzo corrispondente. Così, selezionando ad esempio il 90%, potrai ottenere livelli di prezzo entro i quali il 90% delle candele non ha superato quel limite. In questo caso i livelli sono 47,47 dollari verso l'alto, pari al 2,86% di scostamento, e 44,93 dollari verso il basso, pari a meno 2,65% di scostamento. Inoltre, impostando questo valore, altre feature su questa pagina potrebbero usare il valore di riferimento che tu hai inserito come indicazione per farti vedere i dati odierni in relazione a quello che è la tua scelta impostata proprio qui in questo calcolatore.